Era il 6 dicembre 1961 e su Walt Disney's Comics and Stories numero 255 fa il suo esordio John Davison Rockerduck, che diventerà uno dei principali antagonisti di Paperon de Paperoni. Prominente industriale, capitalista e filantropo del panorama paperopolese, Rockerduck esordisce nella storia di Karl Barks Boat Buster, pubblicata in Italia con il titolo Paperon de Paperoni e la superbenzina, in cui motivo della disputa tra i due miliardari è l'efficienza dei relativi carburanti. E sarà proprio Rockerduck a spuntarla in una storica quanto opportuna e onesta vittoria su un Paperone che non si era fatto problemi a barare pur di vincere. Il Rockerduck di Barks è infatti null'altro che un leale, pesci in faccia a parte, concorrente in affari, un personaggio in realtà destinato ad una sola apparizione a fungere da motore per delle vicende in cui il vero protagonista è Paperino. E infatti per l'occasione Barks nemmeno si scomoda a creare un personaggio originale. Rockerduck è infatti la ben nota parodia di John Davison Rockefeller Jr., venuto a mancare proprio l'anno prima della pubblicazione di Boat Buster, che sarà l'unica storia di Barks in cui appare il personaggio di Rockerduck. Il maestro dell'Oregon preferirà infatti dedicare le sue attenzioni al ben più pericoloso magnate sudafricano Cuor di Pietra Fame d'Oro. Ma Rockerduck fin dagli esordi non è mai stato un papero che si dà per vinto. E la sua seconda occasione la prende letteralmente al volo, perché nel 1963 Abramo e Giampaolo Barosso e il disegnatore Giorgio Bordini ripropongono il personaggio nella storia Zio Paperone e il kiwi volante. Ed è proprio Zio Paperone e il kiwi volante la vera pietra d'angolo per il personaggio, perché ha il merito di far conoscere il giovane miliardario ai lettori italiani. Perché sarà in Italia che Rockerduck avrà un enorme successo, tanto da poter essere considerato a tutti gli effetti un personaggio italiano. Ma Zio Paperone e il kiwi volante sarà anche la prima di un seppur minimo numero di storie prodotte dagli studios americani per il mercato estero. Dick Kinney, il creatore di Paperoga e Dinamite Blah, è il primo cartoonista americano dopo Barks a recuperare il personaggio nella storia Il giro del mondo in 80 stati d'animo del 1964 per i disegni del maestro Romano Scarpa. Storia in cui gli viene per la prima volta affiancato un maggiordomo di nome Jeeves, precursore di quello che diventerà Peschi e infine Lasky, ovvero il fedelissimo segretario tuttofare, nonché complice e confidente e anche sostegno morale di Rockerduck. In Italia Rockerduck non solo si dota di un segretario personale, ma diventa il principale avversario in affari di Paperon de Paperoni, scalzando Cuor di Pietra Fame d'Oro anche dal secondo posto della classifica dei più ricchi. In Italia è John Davison Rockerduck il secondo papero più ricco del mondo. Ma l'ombra del miliardario boero ha continuato a farsi sentire anche nel nostro paese. Seppure è vero che Rockerduck appare insieme a Fame d'Oro nella storia Zio Paperone Bisbiglione del 1967, per lungo tempo nel nostro paese c'è stata una grossa confusione tra i due, avvalorata anche da addetti ai lavori, tanto che si arrivò a considerarli lo stesso personaggio, e Rockerduck l'iterazione italiana di Cuor di Pietra Fame d'Oro. Confusione che appare ad oggi incomprensibile e piuttosto assurda, specie alla luce delle profonde e palesi differenze sia nel design che nella personalità dei due miliardari. Rockerduck non è né un avaraccio né tantomeno un cuore di pietra. Negli anni 70 è Guido Martina a fare suo in tutti i sensi il personaggio, diventandone l'autore di storie più prolifico. Il professore di Carmagnola, come nel suo stile, calca la mano sui difetti del personaggio, rendendo Rockerduck ancor più uno spregiudicato Robert Barron, perennemente coinvolto in una lotta senza quartiere con Paperone, non estraneo ad atti criminosi quali corruzione, boicottaggi e rapimenti, per i quali spesso fa uso della manovalanza delinquenziale della banda Bassotti, e trova la sua dimensione ideale come cattivo nelle storie di Paperinic, ruolo che condivide con Paperone. Ma è nel 1975 che Rockerduck raggiunge il picco della sua cattiveria nella storia Zio Paperone e gli icebergs volanti del duo Pezzin-Cavazzano. In questa storia Rockerduck fa sfoggio di tutto il suo potere economico, mettendosi alla testa di una squadriglia di caccia e un'intera flotta di sommergibili pur di mettere i bastoni tra le ruote a un Paperone che cerca di sopperire alla carenza d'acqua trasportando iceberg dall'Antartide. Emblematica è la vignetta dalla soggettiva di Rockerduck in cui inquadra col mirino della mitragliatrice Paperone e i suoi nipoti, e che suggella Rockerduck come personaggio negativo per i seguenti 3 o 4 lustri. L'anno dopo Rockerduck debutta nella sua prima storia in costume. Per l'occasione veste i panni del mai nomato, parodia dell'innominato nei Promessi Paperi. Negli anni più recenti Rockerduck è tornato ad essere quello degli albori. E andiamo quindi a scoprire chi è oggi John D. Rockerduck.
È un papero tenace, stizzoso, arrogante, estremamente competitivo e dotato di una brillante inventiva, un affarista spietato e disposto a tutto pur di vincere, ma che non è del tutto privo di scrupoli ed onora sempre i suoi debiti. Rokerdak non è uno stinco di santo, ma a differenza di Famedoro ha una coscienza che gli impone di non superare certi limiti. Questa sua caratteristica è la palissiana in Zio Paperone e l'ultima avventura di Francesco Ortibani e Alessandro Perina, che vede tutti i più acerrimi nemici di Paperone coalizzarsi contro di lui. Di tutti loro però sarà proprio Rokerdak a rivelarsi quello più emotivamente e personalmente toccato dalla rovina di Paperone. Nella storia il nostro si illude di poter avere un rapporto alla pari con Cuor di Pietra Famedoro, ma come Paperone stesso sottolineare di fronte a un Rokerdak distrutto dal rimorso, John non ha né la forza d'animo né la cattiveria necessaria per poter competere con il Boero. Rokerdak infatti è propenso a tiri mancini e imbrogli, basa il suo modus operandi sulla spregiudicatezza, è uno squalo della finanza che divora e cannibalizza le aziende concorrenti, ma come Paperone fondamentalmente non è un imprenditore disonesto ed è senza ombra di dubbio l'unico papero d'affari sulla piazza a riuscire a tenere testa al vecchio cilindro. Testa, letteralmente. Mago della finanza, competente e scaltro, Rokerdak è l'unica vera sfida che Paperone incontra nel mondo degli affari e i due magnati se le dicono e se le danno da 60 anni, spartendosi un mercato calidorniano che ormai è saturo dei loro marchi. Le loro sfide e le loro scommesse, spesso incoraggiate dai loro colleghi del club dei miliardari o dallo stesso sindaco, sono ormai diventate il terrore di Paperopoli. Sfide nelle quali ad avere la peggio è quasi sempre Rokerdak, che finisce col mangiarsi il cappello in quella che è diventata una gag ricorrente del personaggio, coniata da Guido Martina per la storia Zio Paperone e il segreto di Villa Mistero del 1968, il che significa 53 anni a dieta di feltro. Di fronte a Paperone, Rokerdak vive la sindrome dell'eterno secondo, ma la vive con una caparbietà ammirevole nel mettersi continuamente in gioco contro un avversario praticamente imbattibile. Certo, i due non si sopportano, hanno caratteri totalmente opposti. John Rokerdak è uno che ama spendere e dare sfoggio della sua ricchezza, è sempre elegante, ama le feste ed è pienamente a suo agio negli eventi sociali o su un palco. Ma soprattutto Rokerdak è nato ricco e paperopolese è figlio del più stimato milionario del Calisota. E poco gli importa di essere il più ricco del mondo. Ciò che veramente gli importa è battere Paperone e dimostrargli di essere alla sua altezza, di non essere un pivello come Paperone spesso lo apostrofa. Il tutto in una rivalità che è di fatto uno scontro generazionale. Le profonde motivazioni di Rokerdak vengono a galla nella storia La ballata di John D. Rokerdak di Marco Nucci e Giorgio Cavazzano. In questa storia viene rivelato come il rancore verso Paperone abbia ragioni ben più antiche e radicate nel rapporto di profondo affetto e stima che Paperone aveva col padre di John, Howard. Per tutta la vita Rokerdak si è sentito schiacciato dalla personalità di Paperone, che l'ha messo in ombra di fronte al padre e lo ha spinto a considerarsi sempre un perdente ed una continua delusione per la sua famiglia. L'ultimo smacco da parte di Paperone questa volta spezza completamente la sua già fragile autostima e spinge Rokerdak a lasciare la guida delle sue aziende per ritirarsi nella villa di famiglia. Il riscatto arriverà, ma arriverà grazie alla sua genuina abilità negli affari, perché come Paperone stesso da ammettere in Zio Paperone e rivale in pensione, Rokerdak è un ottimo affarista, è bravo quasi quanto lui. E in effetti Rokerdak non sempre finisce col mangiarsi il cappello. A suo favore ci sono anche alcune vittorie e tanti pareggi, soprattutto in storie in cui finisce male, sia per lui che per Paperone a causa del loro eccessivo zelo. Sotto sotto però i due si rispettano molto e la loro relazione è diventata col tempo quasi simbiotica. Non è raro infatti che l'uno entri in crisi nel momento in cui l'altro per qualsiasi motivo si prende una pausa dagli affari. E non sono neanche nuovi a collaborazioni ed alleanze contro nemici comuni. Paperone per Rokerdak non rappresenta solo l'odiato rivale. In fondo Rokerdak prova una profonda ammirazione per lo scozzese. Rokerdak non persevera negli stessi errori, ma impara dalle proprie sconfitte e ha un'intera collezione di bombette mangiucchiate a ricordarglielo. E in questo Paperone è il suo punto di riferimento, la sua ispirazione e lo sprone che lo porta sempre a dare il meglio di sé. E questo ci viene ben illustrato in Zio Paperone e il deposito sotto assedio, dove è Rokerdak a scuotere la cittadinanza di Paperopoli con un bellissimo discorso in favore di Paperone e del suo deposito. Memorabile in questa storia è anche la vignetta in cui un Rokerdak sconsolato osserva la voragine che ha inghiottito il deposito. Tra loro esiste infatti un solo campo di battaglia,
Il lavoro. Rokerdak non intende mai fare del male a Paperone o alla sua famiglia, e i suoi rapporti con parenti e amici del magnate scozzese sono di per sé piuttosto amichevoli. Ma soprattutto ha spesso dimostrato di apprezzare Paperino e gli ha concesso fiducia laddove Paperone l'ha sempre bistrattato. Non sono poche le storie in cui Rokerdak offre dei lavori a Paperino. Rokerdak conduce gli affari in maniera molto più moderna e innovativa di De Paperoni dal suo quartier generale nel grattacielo Rokerdak, conosciuto anche come Rokerdak Tower o J.D. Rokerdak Building. L'edificio, che svetta sulla riva settentrionale del fiume Tulbag, proprio ai piedi della collina Mazzamotori, è stato per lungo tempo l'edificio più alto della città, finché Paperone non ha aggiunto la cupola sulla sommità del deposito, riprendendosi il primato. Sebbene ormai passi quasi tutto il suo tempo in ufficio, Rokerdak possiede anche un'enorme villa alla periferia della città, la tenuta di Petrol Springs, la più bella e sfarzosa villa di tutta Paperopoli, comprensiva anche di spa ed arsena privata. Rokerdak è anche un grande collezionista d'arte e di antichità e la sua villa ospita una delle più ricche collezioni private del mondo. Ma Rokerdak è cresciuto a Rock Hill Mansion, la vecchia villa di famiglia del padre. Vediamo un Rokerdak paperotto dedicarsi a una sua grande passione, i castelli di sabbia, proprio nel cortile di questa villa, nella storia Rokerdak e la spiaggia della Rivalsa, storia in cui apprendiamo anche che da piccolo tutti lo chiamavano JD. Secondo la versione, che ormai è divenuta quella ufficiale, Rokerdak è infatti nato e cresciuto a Paperopoli. All'origine di questa versione c'è Don Rosa, che nel 1993 fa fare la sua prima e unica apparizione a un piccolo e scarmigliato Rokerdak nel quarto capitolo della saga di Paperon de Paperoni, il re di Copperhill. Qui incontriamo il giovane viziato JD in compagnia della madre, una papera aristocratica di cui non conosciamo il nome, ma che verremo a sapere quasi 30 anni dopo fare di cognome Davison, che diventerà poi il secondo nome di John. Ma soprattutto incontriamo per la prima volta il padre, Howard Rokerdak. Divenuto ricco nella corsa all'oro californiana di metà Ottocento, Howard ama vantarsi della sua ricchezza, soprattutto con le belle papere, ma è ben consapevole della fatica fatta per ottenerla. Per questo prende subito in simpatia un giovane immigrato di Glasgow incontrato per caso in Montana nel 1885. Howard Rokerdak è di fatto uno dei 3 grandi mentori del giovane Paperone nella saga, e non solo, perché come veniamo a sapere in Decini e Destini, la monetina che diventerà la famigerata e concupita numero 1 arriva proprio dalle tasche di Howard. Curioso come Howard sia un vero e proprio catalizzatore di numero 1, essendo l'origine non solo di quella di Paperone ma anche quella del figlio. Anche Rokerdak ha infatti una numero 1, una monetina che gli era stata regalata dal padre. Altro tassello nella storia della famiglia Rokerdak viene aggiunto da Cary Coronen nei diari del giovane Paperone. In Paperopoli, anno 1, facciamo la conoscenza del fratello di Howard, Soames, al quale Howard affida il figlio ormai ragazzo perché apprenda come condurre gli affari della compagnia di famiglia. Soames Rokerdak però non è di certo uno dei paperi più onesti sulla piazza. Gestisce infatti gli affari a Paperopoli come un vero e proprio boss mafioso. Nella storia incontriamo anche un giovane John, sì sbruffone come sempre e abituato a eseguire gli ordini, ma che comincia ben presto a preoccuparsi e a prendere le distanze dallo zio, chiedendosi se sia davvero quello il modo di condurre gli affari che intendeva il padre. Dopo qualche sbravazzata iniziale, infatti proprio John a denunciare al padre i metodi dello zio. Stando a questa versione, lo sviluppo di Paperopoli non sarebbe quindi dovuto a Paperon de Paperoni, bensì alla famiglia Rokerdak, molto probabilmente approfittando dei quasi 30 anni di assenza di De Paperoni dalla città e dei 5 anni dal 42 al 47 in cui il magnate scozzese si ritira dagli affari. John Rokerdak amplia il giro d'affari della famiglia fino a fondare un impero da 2,5 milioni di dipendenti in tutto il mondo, le Rokerdak Industries, comprensive di 3.530 attività di ogni genere e 1.933 marchi registrati. Sono una delle più grandi multinazionali del mondo e quella con maggior fatturato insieme alla PDP e SPA di Paperone. Questa però non è l'unica versione dell'origine di Rokerdak. Infatti, più di un decennio prima di Don Rosa è Guido Martina, il primo ad addentrarsi nella genealogia del miliardario. E in Zio Paperone e l'oro del Klondike, ottava e ultima parte della storia e gloria della dinastia dei Paperi, che facciamo la conoscenza dei genitori italiani di John Rokerdak. Secondo Guido Martina, infatti, nel 1896 il padre di Paperone fu rintracciato nel Klondike
Spike da un tale Pikerdog, desideroso di vendicare i torti subiti dal padre. Dopo essersi rivalso sul padre di Paperone, Pikerdog finirà con l'innamorarsi di un'infermiera di cui non conosciamo il nome, ma che lui chiama affettuosamente Ciccia e che diventerà la madre di Rockerdach, che sarebbe quindi coetaneo di Paperone. Tuttavia il professore va in contraddizione con se stesso nella storia Zio Paperone e l'ora del rimpianto, in cui Paperone racconta di quando nel 1915 aveva salvato da morte certa un giovane, suo coetaneo, che si rivelerà poi essere il padre di Rockerdach. Secondo la cronologia di Don Rosa, Rockerdach sarebbe comunque nato tra il 1878 e il 1880, ma anche l'origine della ricchezza di John Rockerdach ha varie versioni. Nella storia, il matrimonio di Zio Paperone, Massimo De Vita la fa risalire ad una scommessa persa con Paperone per una partita a golf, in cui il vecchio scozzese dovette cedere metà del suo patrimonio a Rockerdach. Nel corso degli anni abbiamo anche fatto la conoscenza di diversi nipoti di Rockerdach, a cominciare da Pepito Rockerdach, creato nel 1972 da Dick Kinney e Carlo Candy, George Patrick Simeon, il biondino che appare in Paperino e la disfida dei discendenti, Ricky Rockerdach, che era stato anche compagno di scuola di Paperino, infine la più recente nel 2009 Hilary Duck, tutti con all'attivo una sola apparizione e figli di fantomatici fratelli non pervenuti. Sicuramente il membro più curioso della famiglia Rockerdach è però la svampita zio Genoveffa, zia sia di Rockerdach che di Paperone. I due potrebbero quindi essere dei lontani cugini. Intricate questioni familiari a parte, Rockerdach rimane uno dei personaggi più importanti dello spettro Disney italiano e uno dei cittadini più in vista di Paperopoli, di cui è stato anche sindaco. Dal 1961 più di 1700 storie hanno visto Rockerdach antagonista ma anche protagonista, per la maggior parte di produzione italiana, dove Rockerdach è anche salito più volte agli onori della copertina, di Topolino, ma soprattutto degli albi di Topolino, nel periodo che va dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80. E non solo, perché Rockerdach è stato anche oggetto di numerosi gadget, soprattutto carte da gioco, banconote e monete. A cominciare dalla moneta allegata a Topolino numero 756, parte dell'operazione Miliardo che accompagnava gli episodi della storia e gloria della dinastia dei Paperi. In particolare nel 2015 nella collezione Le monete d'autore di Paperopoli, dedicata a, cito, 4 paperi davvero speciali, a Rockerdach viene attribuita la virtù della tenacia che l'ha portato a conquistare notorietà anche oltreoceano nel 2017 grazie al suo debutto nella serie animata DuckTales, in particolare nel 9° episodio della seconda stagione intitolato proprio Paperone contro Rockerdach. Il debutto nell'animazione non è altro che l'ultima tappa di un glorioso sessantennale curriculo e noi non possiamo fare altro che augurare al nostro papero in bombetta altri 60 anni di luminosa carriera, possibilmente dandosi una dieta un pochettino più salutare.